Per quanto io ami la tecnologia e tutti i benefici che ci dà in un periodo storico come questo, a partire dall'essere connessi con chiunque nel mondo, fino a poter ricercare qualsiasi informazione in un secondo, credo che se usata nel modo sbagliato però possa essere nociva per noi. Specialmente se usiamo questo bellissimo aggeggio di ultima generazione sempre al nostro fianco e alla nostra portata. Non so voi, ma a me capita spesso di sentirmi soffocato dal mio smartphone e questo è spesso dovuto al troppo utilizzo. Mediamente ogni giorno una persona spende 3 ore e un quarto davanti al cellulare, praticamente un quinto di un'intera giornata se togliamo le 8 ore medie di sonno. Se volete controllare i vostri numeri lo potete fare con una funzione nelle impostazioni che si chiama tempo di utilizzo sull'iPhone e benessere digitale su Android. Per quanto mi riguarda, nelle ultime settimane sono riuscito a limitare il mio tempo di utilizzo a 2 ore al giorno più o meno, ma ho la sensazione che passo comunque troppo tempo davanti al cellulare. Da qui è nato il bisogno di dover fare qualcosa per limitare la dipendenza da social media e dallo smartphone in generale. E quindi ho iniziato a prendere qualche provvedimento, se così si può dire, per poter riacquistare il controllo e far sì che la tecnologia sia un nostro strumento e non il contrario. Screen time al mattino. Come già detto nel video, il primo errore che facciamo ogni mattina, che vi lascio in descrizione, non passare del tempo di prima mattina davanti al telefono è molto importante per metterci in uno stato mentale più sereno e produttivo. Aprire gli occhi e mettersi subito davanti allo smartphone, come d'altronde facevo anche io in passato, può essere dannoso sotto diversi aspetti, quindi perché non cambiare qualcosa? Il mio consiglio è non accendere, se possibile, o perlomeno non prendere in mano il cellulare nella prima ora del mattino. Potete usare diversi metodi per fare ciò, come utilizzare una sveglia che non sia quella del telefono, oppure come faccio io, attivare la modalità aereo prima di andare a dormire e non disattivarla prima di un certo orario nel mattino. E sì, la sveglia suonerà lo stesso, non vi preoccupate. Controllo le notifiche importanti ricevute nella notte solo dopo che avrò iniziato la mia routine mattutina per giusto un paio di minuti, per poi tornare a quello che stavo facendo nella mia giornata. Poi dopo qualche ora, quando inizio a lavorare, allora inizierò a usarlo di più. Layout smartphone. Dopo l'entrata in scena di iOS 14 ho deciso di cambiare il layout del mio iPhone per limitare le distrazioni e usarlo in modo più intenzionale. Al momento la schermata principale è composta da uno sfondo minimal preso da internet con 3 widgets. I promemoria per ricordarmi quello che devo fare, Spotify perché è l'app che uso di più nell'arco della giornata e la batteria per controllare al volo se il cellulare è carico o meno. Nella parte bassa ho anche l'app dei contatti per le chiamate, quella di Safari per internet e WhatsApp per i messaggi. Tutte le altre app sono nella libreria app e per quanto sembra che ce ne siano parecchio, in realtà sono solo quelle che uso in questo periodo. Ogni volta che ho bisogno di aprire un'app come Instagram o YouTube, mi basterà cercarla da questa sezione o scorrendo verso il basso e digitando il nome dell'app. Può sembrare strano, ma sto davvero realizzando che creare questa sorta di barriere mi aiuta a usare il telefono con più intenzionalità e non far sì che apra i social media o il telefono in generale solo perché per abitudine, come facevo fino a non troppo tempo fa. Applicazioni. Per quanto riguarda le applicazioni, come nel minimalismo, dobbiamo capire quali sono quelle che usiamo, che ci danno valore, e quelle che invece non usiamo, che possono essere eliminate. Quello che faccio io è andare a controllare ogni tanto se c'è qualche app che non uso da tempo e se mi accorgo che effettivamente non la sto usando da mesi, allora la disinstallo. Stessa cosa per le app che teniamo perché non si sa mai, perché potremmo averne bisogno in futuro. Parlando per esperienza, le chance sono che si finirà a non usarle mai. Quindi il mio consiglio è di eliminare anche quelle. Tanto una volta cancellate comunque non andranno perse, potrete riscaricarle in futuro volendo, ma almeno non avrete qualcosa nel telefono che alimenta confusione. Fare questa operazione di decluttering di applicazioni mi permette di avere un telefono sempre pulito e ordinato e avere anche più spazio nella memoria. Social network. Applicazioni come Instagram, Facebook, YouTube sono quelle che probabilmente ci risucchiano più tempo nelle nostre vite. Per quanto siano utili sotto davvero tanti punti di vista, quante volte ci ritroviamo ad avere qualche secondo libero e istintivamente andiamo a prendere il telefono e scrolliamo i social network. Sotto sotto sappiamo che è sbagliato, ma lo facciamo comunque. Nel tempo ho notato che avere questa sorta di comportamento, che è quasi una dipendenza alla fine, mi porta a sentirmi meno felice e meno in controllo del modo in cui uso il mio tempo, che alla fine è la risorsa più grande che abbiamo. Nascondendo le app su cui non vogliamo spendere troppo tempo o addirittura rimuovendole, ci aiuterà a creare alternative, come magari leggere un libro, per quando avremo quel poco tempo libero e non vorremmo passarlo davanti al nostro smartphone. Per renderci conto di quanto tempo effettivamente spendiamo ogni giorno in un'app e limitare il tempo speso, possiamo utilizzare la funzione dedicata che su iPhone trovate sotto impostazioni tempo di utilizzo per impostare un timer per una specifica app. Questo accorgimento potrebbe essere utile, ma ho notato che spesso si finisce ad ignorare il messaggio che il telefono ci invia quando raggiungiamo una soglia di tempo per un'app
quindi per alcune persone potrebbe essere utile invece scaricare app come Forest, che ti permettono di creare degli alberi se non si esce dall'app per una certa durata, e quindi si è più motivati a non distrarci quando stiamo facendo qualcosa che richiede la nostra attenzione. Col passare del tempo poi si creeranno delle sorte di giardini che simboleggiano la nostra produttività. Io non l'ho ancora provata, però sono curioso di farlo in futuro perché ne parlerò in parecchi. Notifiche. Spesso e volentieri ci ritroviamo inondati da notifiche che non ci interessano, ma che vanno invece a distrarci da quello che stiamo facendo. Allora perché non controllarle? Quello che possiamo fare è disattivare le notifiche per le app che non vogliamo, oppure anche mutare gruppi di WhatsApp, diminuire il flusso delle notifiche di Facebook o Instagram e così via. L'idea è quella di ricevere dal nostro cellulare delle notifiche che ci interessano e su cui vogliamo porre la nostra attenzione. Come accennavo prima, personalmente metto il telefono in modalità aereo prima di andare a dormire, così da non avere la tentazione di controllare il cellulare la mattina, visto che il telefono non mi farà apparire nessuna notifica. Stessa cosa per la sera usando la funzione non disturbare, dove le notifiche andranno silenziate dalle 10:30 alle 7:30 del giorno seguente. E niente ragazzi, questi erano i miei consigli per applicare il minimalismo digitale ai nostri smartphone e per riguadagnare del tempo per fare qualcosa che ci dia più valore. Se hai trovato qualche consiglio interessante in questo video, fammelo sapere con un mi piace e magari anche commentando il video se hai altri suggerimenti, così da aiutarci a vicenda. Per altri video su minimalismo e crescita personale ti invito a iscriverti al mio canale qui su YouTube se non l'avessi ancora fatto, e per altre ispirazioni e contenuti puoi trovarmi anche su Instagram a Franco Lo Conte. Mentre noi ci vediamo in un prossimo video.